Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di €2 spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, planiamo sul set di March of a Machine The Aftermath alla scoperta delle profonde trasformazioni che la guerra globale contro i Pirexiani ha portato tra i vari personaggi della lore di Magic, in particolare i viandanti, molti dei quali hanno perso la preziosa scintilla. Questa volta a farla da padrone saranno i Coleridge Sky, sempre ricchi di potenti magie e di effetti interessanti, ma mai veramente sulla cresta dell'onda a causa delle poche scelte di pregio nella zona di comando, almeno finora, visto cosa è emerso in questo set. Già, perché abbiamo tra noi uno dei personaggi più iconici in questi colori, che qui prova a proporre abilità e keyword legate al suo piano di origine, Tarkir, identificandolo ancora una volta come la leggendaria di riferimento in questi colori, come avremo modo di vedere in questa disamina. Questa volta parleremo di Narset, Enlightened Exile. Siamo al cospetto di una creatura che, da un lato sembra orientata a valorizzare le combat, dall'altra strizza l'occhio al potenziale delle magie non creatura, sfruttando il cimitero, sempre fonte di potenti sinergie, ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, uno generico e 3 specifici, uno blu, uno rosso e uno bianco, abbiamo un monaco umano con forza 3, costituzione 4 e 2 abilità, concatenate tra loro, offrendo un grande potenziale. La prima abilità recita: le creature che controlli hanno prodezza. Mentre nella seconda c'è: ogni qualvolta Narset Enlightened Exile attacca, esilia da un cimitero una carta non creatura bersaglio con valore di mana inferiore alla forza di Narset e copiala. Puoi lanciare la copia senza pagarne il costo di mana. Se la prima abilità è orientata a valorizzare le combat, integrandosi con un comparto magie di primo ordine nei nostri colori, strizzando l'occhio anche a un piano voltro, rapido e letale, è di certo la seconda abilità quella più golosa, soprattutto perché apre il cast gratuito di magie di tutti i cimiteri. Capite bene che questa opzione, unita a un power level del tavolo elevato, ci potrebbe dare accesso a molte staple che con questa Narset Enlightened Exile potremo sfruttare a nostro piacimento, superando anche i limiti del color pie per una carta nella zona di comando dal grande potenziale. Se sin dall'esame delle caratteristiche di questa Narset Enlightened Exile appare evidente il potenziale di questa leggendaria, inquadrarne un possibile approccio per una lista funzionale non appare così intuitivo, visto che potremo costruire differenti strategie, tutte praticabili in maniera efficace. Potremmo enfatizzare l'abilità prodezza sia del generale, sia con altri abitanti come Elsia of the Infinite e Monastery Whisperer, per un piano agro veloce e funzionale, corredato da un comparto magie di supporto sempre pronta a ingrossare le statistiche del nostro board. Il piano di Tarkir ci ha poi offerto diverse creature come Soulfire Grandmaster e Taigama o Time Master, altamente sinergiche con le magie, avvalorando ulteriormente questo piano di gioco che può risultare interessante e in linea con la lore del nostro generale. Di certo, se ci interessa un power level maggiore, potremo avventurarci in un piano Voltron, abusando di equipaggiamenti come Soundforger o Sword of Fist and Famine. Potremo pianificare un'azione che valorizzi la seconda abilità del generale, oltre a spingere sui danni, visto che dobbiamo attaccare per attivarne l'effetto. Non avremo quindi problemi di sorta con l'arsenale delle magie, soprattutto per interagire, ad esempio con Counterspell o proteggere con Teferi's Protection la nostra azione, potendo anche nuovamente castrare dal cimitero queste carte se ce ne fosse la necessità, mentre si attacca con il comandante. E per valorizzare al meglio questo sconto di cast, anche importante, con effetti di card selection tipici nei nostri colori, tra Mesmeric Orb e Wheel of Fortune, potremo rimpinguare il cimitero di carte dal costo di cast anche elevato, spostando il vantaggio verso gli avversari in poche semplici mosse. Con tutto quello che porta in dote questa Narset Enlightened Exile, potremo muovere la nostra lista su diversi fronti, approfittando dei tanti elementi sinergici all'abilità prodezza e in generale le sinergie tra le creature e le magie, molto presenti nei nostri colori. Con creature come Ishai, Oyuteo Dragon Speaker, Mantis Rider, Monastery Mentor e Shunzhou The Saline Tempest, potremo gettare le basi per una lista con pochi abitanti di pregio che interagiscono al meglio con le nostre magie, con attacchi mirati molto potenti o vantaggi indotti dal cast delle magie dal basso costo. Se la base del nostro piano sono le magie, carte come Arcane Bombardment e Extravagant Replication, che offrono copy effect, sono sicuramente le benvenute perché danno sia modo di valorizzare il potenziale delle carte più forti, ma sono sinergiche alle 2 abilità del comandante, che andrà a nozze con il cast aggiuntivo proposto da queste tech. Visto che non avremo mai un board molto nutrito, Assemble the Legion, Espet e Sun Champion e in generale i generatori di token saranno sempre le benvenute, sia che si integrino con il piano magie, sia se sono autonome, dandoci diversi piani di azioni non vincolati necessariamente tra loro.
Se invece preferiamo puntare esclusivamente sul generale per le nostre combat, un piano Voltron supportato da carte come Blade Reforged, Nobile Heritage, Sigarda's Aid, Steel of Gold e Two-Handed Axe e le molte staple nei nostri colori potrebbe risultare particolarmente efficace. Abbiamo poi diverse protezioni su questo fronte: Dark Steel Plate, Lightning Greaves, Sweet of Boots e Swiffer Silk Cloak, che si integrano a perfezione con questo piano, senza contare che potremo, nel caso queste carte finissero nel cimitero, crearne una copia, riottenendo così di nuovo l'effetto in campo. Non ci mancheranno poi diversi elementi tra le magie, con Angel Fire Ignition, Counterflux, Deflecting SWAT, Fierce Guardianship, Flawless Maneuver e i counter a tutto tondo per salvaguardare la presenza del comandante in campo, per sfruttarne al massimo i suoi vantaggi durante la partita. E visto che sulle combat fondiamo buona parte dei nostri plus, con carte come Aggravated Assault, Achroma's Will e Time Warp, tra combat aggiuntive e extra turni, potremo fare veramente la differenza per rendere il nostro comandante una forza inarrestabile. Tutto questo vantaggio si misura anche in tech di contorno tra Smuggler's Share e i viandanti Narset Transcended e Narset of the Ancient Way, che ci danno dei plus di supporto al nostro piano di gioco, tra carte e mana, sempre molto preziosi nelle prime fasi della partita. Potremmo anche strizzare l'occhio per build più efficaci a un piano stacks a tutto tondo, sfruttando staple come Grand Abolisher e Narset Parter of Veils, per dominare i tavoli da gioco, impedendo ai nostri avversari di interagire con le nostre giocate, spesso così potenti da ribaltare anche situazioni improbabili. Se gli intenti con Narset e Lightning Exile possono spaziare su diversi ambiti, tutti convergeranno alla fine su un comparto magia nutrito, in particolare sugli istantanei, che potranno beneficiare più facilmente della seconda abilità del comandante. Non ci faremo mancare gli elementi per pescare nuove carte, come Ancestral Vision, Compulsive Research, Mystic Remora, Vision of Beyond e Whirling of True, incastrando il desiderio di integrarsi con il piano magie con la seconda abilità del comandante, che può farci castare magie anche dal cimitero. Potremmo anche, con le dovute accortezze, puntare ad abusare di enable come Omniscience e One of the Multiverse e One of Wonder, spingendo l'abilità prodezza del comandante fino a lanciare magie di questo tipo, molto costose, prima del previsto, sbaragliando così tutti gli avversari. Se questo è il nostro piano d'azione, tutto quello che fa card selection tra Cathartic Reunion, Chart of Course, Dark Faden, First of Discovery e Tormenting Voice e le molte altre simili nel nostro color pie è la benvenuta, riunendo così il potenziale del comandante a un cimitero sempre ricolmo di soluzioni interessanti. Anche gli effetti offerti da Wheel of Misfortune e Windfall sono ottimi da questo punto di vista, con un effetto che sarà anche facile da ripetere con il comandante, visto che il loro costo di cast basso, che ben si incastra con la forza A3 del generale. Con i nostri colori Jeskai, poi, avremo accesso a moltissimi tutori, tra Enlightened Tutor, Fervent Mastery, Intuition, Stormforce Mystic e Imperial Recruiter, potendo ottimizzare su carte chiave dirompenti tutto il potenziale offensivo della nostra build, fino a raggiungere i massimi livelli. Con un piano che punta a riempire il cimitero, non sarebbe male anche approfittare di carte come Brilliant Restoration, Mantle of the Ancient, Replenish, Resurgent Belief e Triumphant Reckoning, per una rianimazione di massa di tutto quello che avremo in quella zona, ribaltando il tavolo in un sol colpo per il massimo value in campo. Dovremo, per massimizzare gli effetti del generale, avere almeno un avversario a disposizione senza paranti scomodi, ma qui, grazie a carte come Council Judgment, Exile Imperfect e Vanish into Eternity, e le moltissime staple tra le emozioni, non avremo problemi a trovare spazi in cui attaccare senza rischi. Tenete anche conto di carte come Balancing Act, Chandra's Ignition, Promise of Loyalty, Restore Balance e Slash vs Ranks, che fungeranno da rimozioni globali senza intaccare il nostro prezioso generale, così da riequilibrare le sorti di match complicati, con una sola magia ben assestata. Il campo d'azione di questa Narset e Lightning Exile è veramente immenso, quindi ipotizzare carte indispensabili per una lista basata su questo comandante è sicuramente riduttivo, ma proveremo comunque in questa sezione a elencarne qualcuna, tra le molte papabili a disposizione nel formato. Iniziamo da Wild Magic Sorcerer, con un effetto cascata sulle nostre magie che potrebbe, in sinergia con gli sconti di cast offerti dal generale, creare delle catene molto profittevoli, in particolare se riusciremo a lanciarle con un alto costo di cast. Non può mancare il Reflux Reservoir in questo tipo di archetipo, vista l'alta densità di magie non creatura che potremo sfruttare, così da avere una potenziale chiusura dal nulla o un vantaggio sotto forma di punti vita ragguardevole nel corso delle nostre partite. Per migliorare il pool di carte in mano, ma anche nel cimitero, Sergio Axanta e la sua trasformazione in Axanta, The Sunken Ruin, possono farci molto comodo, aiutandoci anche un minimo sul fronte del vantaggio mana, sempre critico nel nostro color pie. Anche se non sarà nella zona di comando, Narset Enlightened Master ha tutte le carte in regola per funzionare al meglio anche in un mazzo con al comando il nostro generale, soprattutto se non inseriremo molte altre creature tra le 99. Con la fame di mana e di una lista basata su questo comandante, Dorside Extortionate è quasi una scelta obbligata, anche se non è direttamente collegata al contesto del mazzo, a meno di spostare sugli artefatti buona parte delle nostre strategie.
Una di queste potrebbe essere attraverso gli equipaggiamenti, ed Eldrazi Conscription, in questo particolare contesto, ha più di una ragione d'essere, visto che abbiniamo dei colori a disposizione perfetti per valorizzare questo specifico approccio al gioco. Come Enabler, per integrare le meccaniche delle magie ATB interessanti, Displacer Kitten ha le potenzialità per ritagliarsi un posto tutto suo, magari valorizzando artefatti o incantesimi che si possono innestare nei vantaggi offerti dal nostro generale. Infine, come Enabler delle combat del comandante, The Royal Chance è una piacevole aggiunta, che ha anche il pregio di offrirsi come strumento di card selection, migliorando la resa del mazzo non solo per le carte in mano, ma per quelle nel cimitero riusabili alla bisogna. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e le meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questo monaco umano. Se l'abilità prodezza in prima battuta non ha mai trovato molti spazi nel formato EDH, qui acquista una dignità tutta sua, sia per il valore intrinseco offerto dal comandante, sia per le diverse creature che potrebbero, nella giusta lista, valorizzare il comparto magia al meglio, per un piano di gioco versatile e divertente. Di certo i vantaggi che offre questo comandante sono enormi, non solo perché ci danno accesso al nostro cimitero, ma anche a quello degli avversari, permettendoci di lanciare magie irraggiungibili con il nostro color pie, dai ramp effect del verde ai tutori del nero, con un semplice attacco del generale. E visto che le combat ci offrono tanto, potremo parallelamente aggiungere elementi che migliorino la resa della nostra Narset, per un piano Voltron di supporto, che darà benzina al veglio del mazzo ma ci fornirà anche una chiusura potenziale senza cercare necessariamente delle combo. Con i tanti pregi di questo comandante è chiaro che il suo ingresso è molto importante per l'economia di una build di questo tipo, ma non è fondamentale se puntiamo a sfruttare bene il color pie con gli elementi a disposizione, tra interazioni funzionali e vantaggio carte sempre molto validi. Paradossalmente, vista l'abilità del generale, un archetipo basato su di lui è più performante più il power level è elevato, potendo attingere alle carte presenti nei cimiteri dell'intero party, risultando meno appetibili se la curva mana media fosse superiore a 3 di forza del comandante. Infine, come per la precedente incarnazione di questo personaggio iconico della lore di Magic, i vostri avversari si accaniranno molto su di lei appena proverà a entrare o toccare il campo di gioco, quindi mettete in conto di proteggere sempre al meglio il suo ingresso, per non riuscire a sviluppare al meglio il vostro game plan. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto alla nostra Narset Enlightened Exile, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 9, penalizzando solo in parte il bisogno di avere un party di alto livello che tende a utilizzare il meglio del formato, in particolare sul fronte della curva del mana, pena a rendere un po' meno appetibile i suoi effetti, molto potenti sulla carta. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.